Gli spaghetti con pesto di noci devi assolutamente provarli. Ti piaceranno sicuramente moltissimo come sono piaciuti a me che ho trovato questa ricetta su un fumetto. Sì, hai capito bene, su un fumetto. Stefano Tartarotti è un autore che leggo sempre, trovo davvero divertentissimi i suoi fumetti. Molti sono autobiografici e mostrano con ironia la vita dell'autore e della sua canna Lucy. La salsa alle noci di mare è uno di questi. Ma perché noci di mare? Perché il nostro Stefano, quando ospiti, ovviamente prepara da mangiare. E in questo caso l'ospite è una marinaia e quindi salsa alle noci di mare. Ma ovviamente il mare non c'entra quasi nulla. La tavola con gli ingredienti è molto precisa. Mi servono 200 g di noci sgusciate, 100 g di grana, ma io preferisco utilizzare il pecorino romano, per cui taglio la giusta quantità, che è questa. 50 g di pinoli, un marinaio, e qui devi accontentarti di me con lo sfondo del mare, un cane cordiale, e per questo ho convocato Attila, il cane dei miei suoceri, 80 g di spaghetti a porzione, uno spicchio d'aglio un po' grossino se ti piace l'aglio, olio extravergine di oliva e sale. E anche per la preparazione seguo pedissequamente la tavola del fumetto, ma prima di sporcare il tritatutto con altri passaggi lo utilizzo per tritare il formaggio, visto che ne ho un pezzo intero. E adesso andiamo a seguire le istruzioni. Primo passaggio, spezzare gli spaghetti. Ok, il buon Tarta è uno spezzatore seriale di spaghetti, ma io mi rifiuto di seguirlo sulla via della perdizione, per cui passo direttamente al secondo punto. Tritare insieme noci ed aglio. Ok, aggiungo le noci, metto l'aglio nel tritatutto, faccio un po' andare e ecco qua. Al terzo punto aggiungo l'olio, aziono il tritatutto per omogenizzare il composto, poi inserisco il formaggio e infine i pinoli. E quindi aziono nuovamente il tritatutto. Però vedo che il sugo è un po' troppo denso. Aggiungo un pochino di acqua e poi trito nuovamente. Ecco, a questo punto mi sembra che la consistenza sia più giusta. Ottimo così. Non ho salato perché il pecorino romano è già salato di suo, ma io ti consiglio di assaggiare. Io intanto ho messo anche da parte la salsa di noci. Il quinto punto del procedimento prevede di accarezzare il cane cordiale. Vieni qua, Attila, meno male che ci sei tu, come avrei fatto altrimenti? E adesso sì, mi lavo le mani e a questo punto non ci resta che assaggiare come è venuta la nostra salsa. Ho portato a cottura 2 porzioni di spaghetti. Li metto nella zuppiera con le pinze per lasciare l'acqua di cottura e aggiungo la salsa di noci. Come vedi la salsa è molto densa, per cui deve aiutarmi con un po' di acqua di cottura della pasta per incoraggiare la cremosità. Mescolo gli spaghetti accuratamente, aggiungo altra salsa e regolo di acqua ancora una volta e ecco qua, i nostri spaghetti alla salsa di noci sono pronti. Puoi aggiungere un po' di grigli di noci se ne hai lasciato qualcuno da parte, hanno un aspetto veramente fantastico, non è vero? Provo a fare anche l'impiattamento da chef, ma come al solito combino un mezzo disastro. Vabbè, l'importante è che sia buono, no? E come conservare la salsa di noci che non ho usato subito? Io uso questo stampo da muffin in silicone per preparare delle monodosi da congelare. Una volta congelate le metterò in un sacchetto da freezer. Ringrazio Stefano Tartarotti per aver pubblicato questa ricetta, per avermi fatto ridere e sorridere con i suoi fumetti e per avermi dato il permesso di utilizzare le sue tavole per questo video. E se vuoi vedere altri fumetti di Stefano, nella descrizione del video trovi il link al suo sito e ai suoi canali social. E nei commenti scrivi cosa ne pensi dei suoi fumetti, a me piacciono moltissimo. Ringrazio anche Attila per aver partecipato al video e Susanna e Piero, i miei suoceri, per averlo portato qui. Alla prossima, ciao!